Il primo dopoguerra. Bene amici, la prima guerra mondiale ce la siamo lasciata alle spalle. Oggi vedremo che cosa è successo tra la prima e la seconda guerra mondiale, ma in particolare tenetevi forte perché parleremo anche della nascita della Federal Reserve. Probabilmente la conoscete perché soprattutto in questo periodo ne sentite spesso parlare. Ma continuiamo con il nostro racconto. La prima guerra mondiale sposta l'asse economico occidentale. La Gran Bretagna, pur uscendo vincitrice, si ritrova piena di debiti e privata delle sue riserve d'oro che pian piano, ma neanche troppo piano, defluiscono oltreoceano. Gli Stati Uniti invece sono creditori sotto tutti i punti di vista. Durante il periodo bellico hanno esportato enormi quantità di materie prime e ora stanno riempiendo i propri caveau grazie al rientro dei prestiti effettuati. Nonostante questo, però, anche nel nuovo mondo si intravedono nubi all'orizzonte. Eh sì, perché cominciarono ad emergere grossi problemi di disuguaglianza sociale. Tutto il reparto finanziario ed industriale vide una forte crescita grazie all'ingresso dei capitali di ritorno dall'Europa. D'altro canto, però, gli agricoltori subirono un enorme calo della domanda, perché erano terminate, assieme al conflitto, anche le esportazioni delle materie prime e non riuscirono più a risollevarsi. Ma prima facciamo un passo indietro e, come vi ho accennato prima, vediamo come si comportarono gli Stati Uniti in materia di politica monetaria. Nel 1863 il Congresso spinse sull'acceleratore e approvò il primo National Bank Act, che prevedeva un sistema di banche nazionali che erano sottoposte a vigilanza e controllo. Si creò un pool di 12 banche che erano il fulcro del Federal Reserve System. Di conseguenza, tutte le altre banche nazionali dovevano detenere delle riserve minime stabilite per legge in uno dei 12 istituti per poter operare. Nel 1913 il Federal Reserve System diventò l'autorità bancaria centrale degli Stati Uniti e assunse poteri enormi. Conduzione della politica monetaria americana, supervisione e regolamentazione delle banche, mantenimento della stabilità del sistema finanziario, fornitura dei sistemi finanziari al governo e alle istituzioni finanziarie nazionali ed estere. Praticamente poteva fare il bello e il cattivo tempo e aveva il potere monetario in mano. E ovviamente non dimentichiamolo, era autorizzata ad emettere l'intera offerta di carta moneta americana. Questo passaggio è molto importante, prima di tutto perché ancora oggi è la Federal Reserve a guidare non solo la politica monetaria statunitense, ma praticamente la politica monetaria mondiale. Ma di questo ne discuteremo poi in altri video più avanti. E in secondo luogo perché fu proprio grazie alla Federal Reserve che gli Stati Uniti poterono finanziare la Grande Guerra, sostanzialmente con l'emissione di nuovi capitali sfruttando la riserva frazionaria, ovvero emettendo molta più moneta rispetto alla quantità di oro che detenevano. Per tornare al nostro racconto però, se escludiamo un breve periodo di crisi post-bellica dal 1920 al 1921, gli anni 20 in America furono un periodo di grande prosperità. La forte crescita economica portò la Fed ad aumentare nuovamente l'offerta di denaro perché era molto richiesto. Il settore finanziario sembrava non fermarsi più. La borsa regalava grandi soddisfazioni, tanto che anche i piccoli risparmiatori iniziarono ad investirci, semplicemente comprando azioni e rivendendole ad un prezzo più alto. Era sempre in crescita. Anche il settore industriale esplose, le automobili e gli elettrodomestici diventarono beni diffusi e lo stile di vita della popolazione si alzò notevolmente. La crescita fu talmente esponenziale che il mercato, soprattutto il mercato dei beni durevoli come le auto, iniziò a saturarsi. La produzione iniziò a rallentare bruscamente, ma si creò un eccesso di prodotti invenduti. Come risolvere questa situazione? Guardando fuori dai propri confini. L'America e l'Europa erano già legati a doppio filo a causa dei prestiti bellici e il loro rapporto continua sia con aiuti per la ricostruzione ma anche con l'esportazione di beni. Il problema era però che si esportava l'eccesso di prodotto ma non se ne produceva di nuovo.
Fu così che iniziò a crearsi una discrepanza tra le azioni quotate in borsa, che continuavano a crescere, e il calo della produzione. Si creò una vera e propria bolla finanziaria che diede il via a forti speculazioni, fino a quando il 24 ottobre 1929, giorno meglio conosciuto come il Giovedì Nero, ebbe inizio il disastro economico che si ripercosse anche in Europa, perché gli Stati Uniti cominciarono a ridurre l'invio di aiuti, soprattutto sotto forma di beni, ma anche di crediti all'estero, quindi smisero di mandare soldi verso l'Europa, bloccando così la crescita, o meglio la ricostruzione nell'Europa, e quindi facendola ripiombare anche lei di nuovo in una forte crisi. Iniziò un lungo periodo difficile per tutto l'Occidente, pieno di fallimenti bancari, svalutazioni monetarie e disoccupazione di massa. Questo periodo fu soprannominato la Grande Depressione. Bene ragazzi, per oggi è tutto. Nel prossimo video vedremo qualche episodio specifico che accadde proprio in questo periodo. Per ora vi basti sapere che appunto il periodo tra le due guerre non fu un periodo florido, o meglio, ci fu una forte crescita, ma poi portò ai disastri di cui abbiamo parlato, quindi alla Grande Depressione e soprattutto in Occidente un periodo molto fertile anche per diciamo, eventi che poi vedremo si rivelarono poco spiacevoli. Io vi saluto ricordandovi, se vi va, di iscrivervi al canale e di mettere un mi piace se questo video vi è piaciuto. Grazie mille e ci vediamo la prossima settimana. Ciao!